Buongiorno a tutti. Rifacciamo. Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo 21? Sì, 21 aprile 2024, va bene? Io avrei voluto parlare oggi con te della festa della liberazione, della festa della liberazione, ma se ne potrebbe parlare l'anno prossimo, quando sarà, perché l'anno prossimo è il 25, no? Sì. 2025. Quindi 80. 2080, ecco, sarà l'80°, va bene, di una liberazione sempre più vecchia, io direi, no? Proprio è invecchiata male, insomma, questa festa della liberazione. E, vabbè, però ecco, io invece la notizia del giorno, o meglio di ieri, è, dillo te, la votazione per gli aiuti allora, all'Ucraina. alla Camera dei rappresentanti americana, nordamericana, va bene? Allora, praticamente, dopo mesi di stallo, no? Durante questi mesi il provvedimento è rimasto bloccato, no? Improvvisamente c'è stata un'accelerazione, no? Cioè proprio, come dire, te tu lasci un'auto con il motore acceso, no? Però tu la lasci lì con il freno a mano tirato, poi all'improvviso molli il freno e tu metti la tu schiacci l'acceleratore, parte una partenza a razzo tipo Red Bull, no? Ferrari non si può dire perché, vero? Non è che si vada troppo bene, la Ferrari. Ha vinto il penultimo Gran Premio. Sì, va bene, meno male. Allora, che è successo? È successo che il presidente della Camera dei rappresentanti, che si chiama Johnson, da non confondere con il Johnson, quello lo spettinato, il Bojo. Sì. Bojo molto dedico alle bevande alcoliche, no? Come si dice, no? Tanto perché voleva sembrare un po' Churchill, no? Lo sai, Churchill aveva sempre la bottiglia dietro, no? E invece questo qui, Johnson, è un cristiano, come dire, osservante, no? Giusto? Sì. Un cristiano osservante, cioè non beve, non fuma, non c'ha vizi, solamente ogni tanto, diciamo, tradisce qualcuno e manda l'armi ovviamente non per fargli le carezzine, cioè le armi si mandano per distruggere, e anche uccidere, ovviamente, no? Distruggere, uccidere, ferire, no? E insomma ha pensato bene di rivoltare la frittata, no? Perché dopo aver bloccato tutto per mesi, perché bisogna spiegare una cosa: negli Stati Uniti il presidente della Camera si chiama portavoce, no? Loro hanno la parola speaker, no? Cioè colui che parla, no? Che parla e che propone anche, no? Quindi se si può proporre qualcosa bisogna passare, cioè è lui quello più importante, no? Non è come il nostro presidente della Camera, che è solamente come dire, un arbitro, no? Cioè deve stare attento che i regolamenti siano applicati, siano rispettati e così via, e tutto proceda secondo le regole. No, lì è addirittura uno che propone, capito? Da una parte il nostro è una specie di notaio, invece qui non è solo un notaio, è come dire un agente, no? Cioè lui agisce proprio, no? Agisce, propone, intraprende e così via. Allora, per mesi e mesi, per 2 mesi, più di 2 mesi, ha tenuto bloccato tutto, no? Mentre c'era il biden, lì ti piace il biden? Che sprizzava, no? Visto che il biden che sprizza, no? Gli stava alle calcagna, no? Dice guarda, metti ai voti questo provvedimento, metti a voti 61 miliardi all'Ucraina, un po' meno a Israele e gli spiccioli a Taiwan, no? Perché alla fine poi così è passato il provvedimento, no? E qual è stata la scusa? La scusa è stata il fatto della guerra fra Israele e Iran, no? Allora praticamente il Biden ha voluto accorpare tutto, cioè
mettere insieme i quattrini all'Ucraina, i quattrini degli armamenti all'Ucraina, insieme ai quattrini diretti a Israele, e in più anche già che ci siamo mettiamo anche Taiwan, no? Così facciamo contenti quelli di Pechino, va bene? Ecco. Oh, allora un bel pacchettone, no? Tu lo sai, pacco a Napoli è sinonimo di uno che te lo tira nel cioè in modo naif, no? Usiamo sempre il linguaggio naif, parolacce no, va bene? Oh, però naif sì. Ecco, allora gliel'ha tirata, ma chi gliel'ha tirata alla fine? Il Johnson, quello che è un beve, ma che rispetta la Bibbia, a parte tradire, a parte tirarla nel di dietro e tirare le bombe agli altri, a chi non la pensa come loro, specificamente russi e iraniani. A chi gliel'ha tirata? Dimmi il nome. Chi è candidato alla presidenza degli Stati Uniti? Trump. Ecco, perché gliel'ha tirata a Trump? Perché lui è uno dei tanti che arrivò lì grazie a Trump. Capito? Cioè, e chi l'ha detta sta cosa qui? L'ha detta vari commentatori ovviamente, no? Che più della metà degli eletti repubblicani Camera e Senato sono lì grazie a Trump, no? Che gli ha fatto campagna elettorale praticamente gratis. Chi l'ha detta sta cosa qui? Ha detta un commentatore italiano da Washington, mi pare lui stia a Washington, che si chiama Umberto Pascali, no? Umberto Pascali è un intellettuale abruzzese molto naif anche lui, ha uno stile proprio naif, no? Come parla proprio, tu lo senti, è un tipo, come dire, alla buona, no? Perché naif vuol dire alla buona, spontaneo, no? Cioè, così com'è, cioè senza trucchi, no? Non come questi si presentano per Trump e poi alla fine... Allora, capito? Allora, ovviamente il danno che ha fatto il Johnson lì, il Johnson che è un beve, pettinato per bene, poi l'altro è tutto spettinato, invece biondo spettinato, invece questo è proprio, ti presenta per perfetto, fantastico, guarda, sembra finto, bravo, è un cartone animato, va bene? E a chi gliel'ha fatto il danno? Non solo a Trump, no? Che a questo punto rischia grosso di non essere rieletto, ma soprattutto agli elettori repubblicani che l'hanno votato in massa proprio affinché facesse quello che Trump chiedeva, cioè di bloccare tutto, cioè di non mandare più nemmeno un centesimo all'Ucraina, capito? E invece questo non solo ha fatto passare tutto, ma non ha chiesto neanche nulla in cambio, perché molti repubblicani erano sì d'accordo per mandare i quattrini all'Ucraina, ma in cambio volevano che cosa? La protezione delle frontiere al sud, il Texas, tanto per capirsi, no? Capito? Il Texas che appunto soffre e subisce non solo l'ingresso di immigrati che cercano solo, non so, miglior fortuna, no? Quindi un futuro migliore, ma anche e soprattutto le bande dei criminali, i narcos, no, i trafficanti di armi e così via, va bene? Di tutte le peggiori turpitudini, va bene? E quindi, insomma, non ha voluto nulla in cambio, cioè nel senso, io ti do... Allora, diciamo, la cosa sarebbe stata sempre discutibile, no? Ma in ogni caso io ti faccio passare il provvedimento per l'Ucraina, in cambio tu mi devi far passare il provvedimento sulla frontiera il Texas. Invece nulla, cioè ha capitolato. Ha capito che roba? Cioè una debacle totale. Tant'è vero è una fedelissima di Trump, disputata, diventata famosa, no? Perché lei si chiama Marjorie Taylor Greene. È una deputata della Georgia, no? E io perché la conosco bene? Perché io ho vissuto un mese a Atlanta, in Georgia, e quindi tutte le cose, diciamo, riguardanti la Georgia, insomma, mi incuriosiscono, mi interessano, no? E questa, tra l'altro, è una proprietaria di una piccola e media impresa, che, insomma, diciamo,
conosce anche diverse cose relative all'economia, ma in questo caso no, lei si è battuta per mesi, va bene, affinché non passasse questo provvedimento, parlando anche delle infiltrazioni naziste in Ucraina, no? Cioè addirittura partiti politici, milizie che si rifanno a Hitler e si rifanno al noto Bandera, non so se tu lo sai, Bandera era un collaborazionista ucraino dell'SS, no? Capito? Ci sono partiti politici in Ucraina e si rifanno all'azione, alle nefandezze di Bandera, no? E sono il battaglione Azov, Pravý Sektor, che vuol dire settore destro, Svoboda, Kraken, insomma tutte sigle naziste, paranaziste e neonaziste, capito? Allora lei ha portato come argomentazione forte anche questo, no? Nonostante ciò l'hanno bellamente ignorata, e allora io stamattina sono andato su Twitter a vedere, insomma, a leggere un po' le sue reazioni. Sono sdegnate, no? La più carina e addetta a Johnson è questa, dice: Johnson si vanta di essere mio amico, ma io non lo conosco nemmeno. Però ci ho parlato così, come può capitare, no? Siamo lì in Parlamento, al Congresso si parla, no? Dice, ma io non sono assolutamente amico di un personaggio simile, no? Insomma, l'ha bellamente scaricato, no? E questa è la prima cosa, insomma, no? Allora, quindi armi all'Ucraina, ma sarà veramente pace, secondo me? Più armi all'Ucraina sarà pace? Ma Mo. Ora, qui io rido, ma rido per non piangere. Risamaro, come avrebbe detto chi è? Dino Risi? Chi era? Dino Risi, no? Il regista del film Risamaro. Chi c'era? C'era un'attrice famosa, il Risamaro. Non mi ricordo più chi era. a Panini? No. A Mangano? A Mangano, secondo me era la Mangano, sì. Ecco, Risamaro perché finora a furia di mandare armi calcolano che siano morti almeno 400.000 ucraini e circa 50.000 russi secondo la BBC, no? La BBC ha fatto questa stima, no? Secondo me sono meno di 50.000 perché la BBC ovviamente è una fonte britannica fieramente ostile alla Russia, no? Secondo me dovrebbero essere circa la metà, 25-30.000, ma insomma sono sempre tanti, va bene? Qui si parla di un minimo 450-500.000 persone ormai sottoterra, uccise dalla guerra. Allora, fornire altre armi, cioè, secondo te è matematico, no? Non può fare altro che peggiorare la situazione. Si rischia l'escalation. Cioè si rischia la recrudescenza, no? Si rischia l'inasprimento ulteriore. Va bene, e quindi questa è l'altra, quindi già due osservazioni. La prima osservazione è che Trump rischia la non rielezione perché molti dei suoi elettori a un certo punto potrebbero chiedersi: ma scusa, ma se quelli che Trump ha portato lì poi fanno l'esatto opposto, ma c'è il rischio anche lui faccia così, no? C'è il rischio anche lui faccia, non saranno mica tutti Marjorie Taylor Greene, ci saranno parecchi, come dire, più che ascoltare le invettive di Trump ascoltano le sirene del Pentagono e magari del complesso militare industriale, no? Lo sai? No? La grande finanza, complesso militare industriale, i vari gruppi di pressione girano intorno, capito? Non saranno mica tutti Marjorie Taylor Greene, quindi quella è la prima cosa. Poi la seconda cosa è che l'inasprimento non potrà che condurre ad altro inasprimento, cioè quindi continuiamo la recrudescenza bellica, inviando altre armi magari più sofisticate, missili a lungo raggio abbiamo letto, giusto? Sì. Quindi si può arrivare a colpire Mosca e in ogni caso gli altri non staranno lì a guardare, risponderanno, intensificheranno anche loro bombardamenti e già i bombardamenti russi sono
ormai un martellamento continuo, da quanto ho letto io, sulle varie fonti, soprattutto Telegram, X e non solo, no? E poi c'è la terza cosa, la terza osservazione è che, allora, questi quattrini, ben 95 miliardi, allora, Sì. scusa, quanto c'hanno di debito pubblico? Sì. Quanto c'hanno? Quasi 35? Sì. 35 miliardi? No, 35 trilioni, Trilioni di miliardi. che vuol dire 35 mila miliardi. Cioè, allora, scusami, si parla di un paese che non ha assistenza, non ha sistema sanitario pubblico, che ha delle pensioni ridicole, per cui lo sai cosa fanno molti di loro? Una volta ottenuta la pensione si trasferiscano all'estero, perché con la pensione che ricevono ci campano neanche mezzo mese, neanche 15 giorni. Però sono costretti a trasferirsi, ma molti vengono anche in Italia, nel sud Italia. Io ho trovato vari video, no? In cui incoraggiano i pensionati americani a venire a abitare al sud Italia, cioè fanno un piccolo investimento e sono a posto, un po' imparano, diciamo, la lingua un po' così e sono a posto, capito? Sì. Poi Basta. Si spende anche meno nel Il sud clima Italia. si spende meno soprattutto di riscaldamento, cioè, capito? Magari si spende un po' più di climatizzatore, aria condizionata, di riscaldamento tu spendi poco. Va bene, questo, cioè, c'hanno i ponti che crollano, no? Vista, mi pare a Baltimora sia, o a Baltimora o a Boston, mi ricordo dove. Insomma, nel nord-est un ponte è caduto giù come fosse un castello di carte, no? O un castello di sabbia si fanno quelli sì, in spiaggia, capito? Cioè, questa chiatta è enorme, è vero, stracarica di container, ma appena ha toccato il pilone, in 3 secondi è crollato. Guarda, si metterà anche un video, voglio allegare un video a questo filmato, cioè voglio allegare uno spezzone video a questo filmato nostro, va bene? Insomma, varie cose non funzionano. La scuola è privata, anche lì per andare a scuola devi indebitarti e quindi quando tu cominci a lavorare devi pagare i debiti per la scuola per una decina d'anni. Insomma, scusa, però per i quattrini per l'Ucraina tu riesci sempre a trovarli, per le bande paranaziste dell'Ucraina vai quattrini, Johnson, ragazzi, cristiano fedele. Le ferrovie sono scarse. Le ferrovie ogni tanto saltano aria un treno, no? Perché? Perché non c'è manutenzione su binari, per esempio, quindi appena un treno deraglia, se le merci portate sono pericolose, infiammabili, scoppia tutto, no? Per esempio in Ohio recentemente, non è passato tanto tempo, è esploso un treno e le sostanze nocive si sono diffuse nell'ambiente, hanno dovuto far sgomberare tutti. Tutto è fortemente inquinato, è rimasto fortemente inquinato. Capito? No, di questi problemini non gliene frega nulla, va bene? Quindi sanità zero, pensioni da fame, scuole carissime, sistemi, come si dice, infrastrutture, ecco, non mi veniva la parola, infrastrutture cadenti e decadenti, treni che esplodono, ma insomma, però allora, per quello hanno finito quattrini, no? Però per dare l'armi all'Ucraina, a Israele, per massacrare un po' di palestinesi, perché sono sempre troppi palestinesi, giusto? Allora, vanno massacrati per benino e poi c'è la Cina, Taiwan non bisogna mollarla, no? Ecco. E allora a questo punto direi siamo arrivati all'ultima osservazione. Allora, quindi si è detto 61 miliardi all'Ucraina, poi 23 mi pare, non vorrei sbagliare, a Israele, 23, una trentina, 26, non mi ricordo, diciamo 25-30 a Israele e il resto è Taiwan, no? Allora, con l'Ucraina loro a chi vanno a dar noia? A Russia. Con Israele a chi vanno a dar noia? Palestina. Sì, ma anche l'Iran. L'Iran. L'Iran.
ultimamente, perché questa roba è passata con la scusa che c'è la guerra, non trovavano le scuse, alla fine l'hanno trovata, la guerra all'Iran. Forse l'hanno anche provocata, no? Dice Israele perché bombarda l'ambasciata lì del consolato dell'Iran in Siria per poi ricevere la risposta dell'Iran. Allora l'Israele dice agli USA: guarda, questi sono cattivi, me li dai questi quattrini sì o no? Capito? Come funzionano le cose? Funziona così. E quindi prima provocare la Russia, provocare l'Iran e poi ovviamente, già che ci siamo, andiamo a provocare anche la Cina con Taiwan. A questo punto loro che obiettivo raggiungono? Che obiettivo raggiungono? Che Russia, Cina e Iran, secondo te, staranno con le mani in mano oppure si metteranno insieme? Ma secondo me si sono già messi insieme. certo, sì. E poi c'è anche la Nord Corea. No? Capitolo che Trump avrebbe voluto chiudere, ti ricordi? Sì. Andò in Nord Corea. Il primo presidente USA ad andare in Nord Corea a cercare di trovare un accordo. Bene o male, un mezzo accordo l'ha trovato. Va bene? Ecco. Allora, tutti questi si è detto Russia, Cina, Nord Corea e Iran. Tutte queste quattro nazioni hanno una particolarità. Vediamo se tu la scopri. Che hanno questi come armi? Le bombe? Le bombe atomiche. Ma guarda un po'. Cioè, allora, il risultato alla fine di questa, secondo la nostra analisi rigorosamente naif, il risultato è che questi fenomeni della Camera dei rappresentanti barra congresso stanno riuscendo a mettere insieme quattro potenze nucleari. Atomiche, nucleari. E chissà come finirà sta storia. Io spero che finisca presto, ma non, come dire, in modo rovente. Capito? Perché dopo le bombe atomiche ci sarà l'inverno nucleare, non so se tu lo sai, no? Sì. L'inverno nucleare, perché? Perché ovviamente non è che uno tirerà una bombettina e basta, ne tireranno assai. Tutto questo causerà dei danni incredibili, tutto il mondo andrà veramente a fuoco, no? Sarà incendiato e il risultato sarà che sarà avvolto dalle fuliggini radioattive. No, vabbè, la polvere, la cenere, la fuliggine radioattiva e oscurerà il sole. Sì. E questo causerà l'inverno nucleare. E quindi moriremo tutti, cioè non ci sarà nemmeno, anche all'equatore ci sarà il gelo, capito? Ecco. Allora, speriamo non vada a finire così, va bene? Però intanto, diciamo, loro ci provano, questi qui ci provano, capito? Devono, come dire, devono soddisfare gli appetiti dei loro amici al Pentagono, barra industrie di armi, complesso militare industriale, barra anche poteri finanziari, no? Perché dietro ovviamente alle industrie l'industria bellica c'è sempre, ci sono sempre finanziatori, no? Capite? L'alta finanza, né più né meno. Va bene, allora la nostra analisi naif è finita, se non hai altro da aggiungere, no, mi sembra abbiamo detto più o meno tutto. E comunque io ribadirei l'elezione di Trump è a rischio, va bene? Proprio perché lui di guerre non ne ha fatte nemmeno una, questo gli va riconosciuto, va bene? È un netto vantaggio rispetto a tutti gli altri presidenti, almeno lì ce l'ha fatta. Va bene, allora grazie Massimone per questa partecipazione, per questo video così diciamo organizzato un po' in tutta fretta, no? Si voleva parlare appunto della festa della liberazione, però visto abbiamo un altro anno per parlare tanto sempre un capiti a che cosa di come dire devastante non sia mai, e quindi allora noi da questa
con questo bello scorcio cittadino, c'è anche, vedi, si intravede anche la cupola, cioè la sommità della cupola del Brunelleschi, no? E quindi noi vi salutiamo sempre nel solito modo, sempre più irriverente, sempre più impertinente e sempre più naif. Ciao ciao. Ciao. Yo! What the? What? What the? No shot! No shot! Gosh! No way in hell I just witnessed that. No way! No way! The Key Bridge, the Francis Scott Key Bridge just got hit by a cargo ship. What the absolute... Dude, no way we just watched it. Bro. Yo, shine a light on you. Shine a light on you. What the hell? Bro, that is a monumental moment. That is insane. Okay. Inflation has driven out of control. Americans are suffering every single day. They can hardly afford their grocery bills. They can hardly afford gas in their car. They can hardly afford rent. The youngest generation, young adults, don't even think they're going to be able to buy a home in their lifetime. And today in Congress, the most important thing that this body thinks should be done is to send another $61 billion to a war in Ukraine that the American people by 70% do not support. But today, this body says the most important thing we can do, no, is not reduce spending. That's not it. Not to do anything to drive down inflation. Oh no, we can't do that for the American people. It's not to secure our own border that is invaded every single day by people from over 160 different countries. No, don't secure the American border. Let everyone in. We have over 1.8 million known gotaways. We don't know who these people are. And yet you have members of this body talking big and tough about, oh, we have to defeat Russia.